Buongiorno a tutti, sono Stefano Calandra, primo ricercatore di EQ Forecast. Volevo brevemente spiegare le motivazioni per cui ci può essere un innesco sismico in una qualunque zona della Terra. L'innesco sismico è causato dalle posizioni planetarie dei pianeti del Sistema Solare e della Luna, il nostro satellite che ci gira accanto. In particolare appaiono al nostro modello maggiormente influenzanti le forze gravitazionali di Saturno, Giove e Marte. Oltre alla Luna, naturalmente, che quando si allineano secondo questo schema, vedete, secondo l'angolo A, l'angolo D o l'angolo F, formano degli angoli che se sono multipli di 90 fratto 16, moltiplicato n che va da 1 a 16, quindi 90 fratto 16 fa 5,625 gradi, e i multipli di 5,625 gradi sono angoli che io denomino angoli critici, cioè sono angoli dove se prendiamo a un certo momento la media degli angoli di queste coppie di pianeti, ognuna presa a coppie con la Terra, quindi Giove, Terra, Saturno per esempio, oppure Terra, Marte, Luna, oppure ancora Terra, Luna, Saturno, se questi angoli hanno un affollamento molto forte, quindi se sono addirittura tutti in un ambito di angolo critico come valore angolare, allora abbiamo che la media degli angoli, dei vari possibili angoli, dei 6 possibili angoli di questa triade di pianeti più la Luna, è uguale alla media angolare degli angoli critici. Se invece solo alcuni, magari una coppia sola, di questi pianeti ha un angolo critico, quindi un multiplo di 90 fratto 16, ma gli altri no, questa uguaglianza non c'è. Ora, perché si inneschi un sisma molto forte, bisogna che ci siano un numero più possibile alto di queste coppie. Ad esempio, nel 2016, proprio il 24 agosto, quindi la data di Amatrice, la Terra, ma c'era anche Mercurio e Venere, ma comunque consideriamo la Terra, Giove, Saturno, quindi Giove nella linea con Mercurio e Venere, Saturno in linea con Marte e con la Luna, eccola qui la Luna piccolina qui, avevano nel momento di Amatrice, quindi intorno alle 3 del mattino ora italiana, circa 90 gradi di angolo. Una condizione pazzesca, una condizione in base al modello pazzesca per il nostro modello, che veramente rispecchia tutti i crismi del modello EQ Forecast. Quindi la quadratura dei pianeti in linea, della linea 1 e della linea 2, ha causato il sisma sulla Terra in una determinata posizione, quella di cui l'osservatore posto sulla Terra, in questo caso proprio in centro Italia, vedeva questo angolo, perché magari dall'Australia un osservatore vede quest'angolo molto meno perfetto, magari erano 87 gradi, erano 92 gradi, ma non 90. Da noi erano 90. Più difficile, per esempio, determinare l'angolo invece del periodo del sisma del 26 ottobre a Castel Sant'Angelo sul Nera. Alle 10 del mattino i vari angoli da Terra-Marte, sottesi tra Terra, Marte e Luna, che è questo pallino qui piccolino, Terra, Marte, Luna, quindi l'angolo verde, beta, oppure fra Terra, Saturno e Luna, quindi questo angolo alfa, oppure l'angolo Terra, Giove, Luna, che è questo angolo gamma, avevano in media 56,25 gradi, che è proprio un multiplo di 90 fratto 16. In particolare con n uguale a 10. 90 fratto 16 per 10 fa 56,25 gradi. Ed era la situazione media dei pianeti allineati in quel momento. Questa è stata più difficile da trovare, in questi anni ci ho messo un po'. Ebbene, con questo ragionamento si può quindi andare a determinare una legge che è la legge che io chiamo degli angoli critici. In particolare sto preparando un abstract, eccolo qui, no, sto preparando un articolo, questo è l'abstract, che vorrei pubblicare nei prossimi mesi su una rivista scientifica, ma la devo ancora un po' controllare e perfezionare, dove parlo del tempo e del luogo dei terremoti più forti che sarebbero correlati a specifici angoli critici delle posizioni astronomiche di Marte, Giove, Saturno, Sole e Luna rispetto alla Terra. In particolare, se nei confronti di un osservatore posto sulla Terra, quando questo osservatore vede
un angolo, uno degli angoli critici, appunto n moltiplicato 90 gradi fratto 16, che coinvolgono i pianeti che ho detto, quindi Marte, Giove, Saturno, Sole e Luna, ecco, in quel momento potrebbe esserci un innesco sismico. Questo innesco sismico è stato poi da me spiegato in altri video, dove facevo vedere come delle zone di pieno, quindi delle zone dove c'è, come in questo grafico ad esempio, in questi intervalli di tempo dove abbiamo la zona rosa, ci sono questi angoli critici presenti nell'arco di un mese di tempo, come in questo caso, quindi andiamo dal 15 dicembre al 13 gennaio 2022, abbiamo avuto un sisma proprio in zona di vuoto, cioè in zona di rilascio gravitazionale, di mancanza di forze gravitazionali, proprio lì. Ebbene, come ho spiegato in un altro video, quando questi rilasci sismici avvengono esclusivamente in zone di vuoto, questo accade anche per sismi in mare molto frequenti, non c'è un avvicinarsi in tempi stretti di un sisma forte, cioè non c'è il pericolo di un'escalation sismica all'orizzonte, ma mentre quando i sismi sono parte di una sequenza in cui avvengono prima in campi vuoti, ma poi avvengono sempre di più in campi pieni, come questo 3.5 e 3.3, c'è un avvicinamento della sismicità alta, quindi i picchi sismici in zona piena, in zona di angolo critico e non in zona vuota. Abbiamo allora il sisma forte, ad esempio, di Amatrice del 24 agosto 2016, oppure andiamo a vedere, abbiamo il sisma di Castel Sant'Angelo sul Nera e di Norcia di ottobre 2016. Qui avevamo dei 3.9, 3.6, 3.3 in zona bianca, quindi in zona di assenza di forze gravitazionali. Poi un 4 e poi un 3, 3.9 in zona piena. Questi erano precursori di un sisma più forte. Adesso lo sappiamo. All'epoca non lo sapevamo. Ancora il sisma dell'Aquila del 2009, 3.6 in zona vuota, che è un picco. Qui cominciano ad esserci dei picchi in zona piena, un altro picco in zona vuota e poi un picco in zona piena, un 3 isolato, che è comunque un picco rispetto a quello che c'è intorno perché non c'è nient'altro, e poi il sisma all'Aquila. Quindi quando si vedono arrivare dei sismi 3.9, 4 Richter, non è detto che siano precursori di un sisma forte, lo sono solo se questa sequenza, dopo aver abbandonato la zona di assenza di forze gravitazionali, comincia ad presentarsi in zona di angoli critici. Questo lo monitoriamo, ve lo sapremo sempre dire, l'app vi allerterà, soprattutto vi notificherà gli alert presismici agli utenti della zona interessata quando avremo una situazione come questa, non quando avremo un 3.6 o un 3.9 che arrivano in zona isolata. Per questi l'app purtroppo non è in grado e non vuole nemmeno allertare, proprio per evitare falsi alert. Grazie e buona giornata a tutti.